Volete prendervi un cagnolino e non sapete da dove iniziare? Volete scegliere un allevamento giusto e non rischiare? Ma sapete il prezzo del cane a giorno d'oggi? E sapete dove assolutamente non va comprato un cane? Ecco a voi alcuni chiarimenti a riguardo. Ciao a tutti e benvenuti in questa quarta puntata del tutorial Scegliere un cucciolo nel canale Spirito di Elisa. Se avete scelto prendere un cane dal canile, che è bellissimo, vi fa onore, comunque ci sono oggi tanti italiani che oggi prendono i cani molto bisognosi, che sono molto contenta di questa cosa. Allora non vi resta che chiamare il canile più vicino, fare appuntamento. Il responsabile del canile vi spiegherà tutto quanto, cosa serve. Di solito i cani dal canile sono già sterilizzati, non lo so, forse è una regola perché io sempre vedo in giro cani sterilizzati dal canile. Potrebbe darsi che avrà già microchip, se hanno già provveduto in tempo, potrebbe avere il libretto del vaccino e vi farà vedere come e dove andare per registrarlo alla anagrafe canina. Poi ci sono altri cagnolini bisognosi che troviamo comunque su internet. Cagnolini metici di solito non costano niente, quindi non è spesa questa di comprare un cane, ma ci sono anche altre spese, per esempio il cibo, le ciotole, le cucce, le copertine, insomma di queste cose parlerò nell'altro episodio. Se invece abbiamo scelto di prendere un cane di razza, allora è un pochino più complicato. Adesso vi spiego come funziona. Dapprima vi spiegherò come funziona un allevamento veramente serio, in modo che dopo potete riconoscere i allevamenti che è una offesa all'allevamento, che non dovrebbero neanche chiamarsi allevamenti, una specie di riproduttori, non saprei neanche io come nominare quelle persone lì. Allora, parlando dell'allevamento serio, possono essere due tipi di allevamenti: allevamento professionale e allevamento amatoriale. Quello allevamento amatoriale ha 2-3 femmine e non di più, e quello professionale ha più di 3 femmine e probabilmente anche 1-2 maschi, quello non si conta, però allevamento professionale è quello che registra più di 3 femmine. Tutti quanti allevamenti, questi due, sono validi, sono comunque iscritti alla ENCI, al registro ENCI e FCI, e rilasciano i cuccioli con documenti cosiddetto pedigree. Un allevamento serio, quello che ho avuto fortuna io a incontrare quando ho comprato la mia cucciolina Samoyeda. Mi hanno dato tanti quei documenti che non me lo sono neanche aspettata. Adesso vi dico quali. Dopo che sono arrivata all'allevamento e ho scelto la mia cucciolina, abbiamo proceduto al passaggio di proprietà. Un passaggio di proprietà è un documento dove viene dichiarato che l'allevamento cede cane alla signora e tutto quanto. È un importante documento, poi vi spiego perché. Dopo di ciò mi ha dato le fotocopie delle visite dei genitori per la displasia dell'anca, del gomito, della dentatura, il padre la visita dei testicoli. Poi mi hanno dato le fotocopie della genealogia dei genitori. Mi hanno dato il documento che il cane ha microchip, quale numero del microchip ha. Mi hanno portato proprio il macchinario dove, leggendo il microchip sul cane, appariva un codice dove era su questo documento qua. Poi mi è piaciuto soprattutto una lettera dove c'è scritto i consigli pratici
del vostro amico a quattro zampe, lì dove sono praticamente i consigli che ha dato all'allevatore, dicono cosa deve mangiare il cane, per quanto tempo, quali integratori prendere, cosa fare per i primi giorni. Insomma, già con questa lettera si vede che l'allevatore ci tiene ai propri animali. Non ultima cosa da considerare era che mi hanno dato il libretto dei vaccini. In questo libretto c'era già scritto quali vaccini ha fatto e quanti sverminazioni ha fatto. Dopo di ciò, con i documenti, soprattutto quello di passaggio di proprietà, mi sono recata al gruppo cinofilo che abbiamo qui in zona, dove mi già stava aspettando il documento del certificato di iscrizione, cosiddetto pedigree. Loro non hanno fatto in tempo a mandarlo all'allevamento, quindi sono andata io a ritirarlo di persona. Questo documento è importantissimo perché dichiara che il cane è della razza. In questo documento ci sono scritti tutti i nonni, bisnonni e soprattutto esposizioni che hanno fatto questi cani. Esposizioni sono molto importanti perché più il cane ha ottenuto qualche titolo, più c'è la garanzia che il cane corrisponde alla caratteristica della razza. Parlando di prezzi dei cani di razza, quelli con documenti della genealogia cosiddetto pedigree, variano tantissimo. Variano un po' anche dalla moda, dalla richiesta, ma ci sono anche difficoltà dell'allevatore. Per esempio, la Chihuahua è talmente piccolina che per lei è un parto molto difficile. Spesso le Chihuahua fanno anche il parto cesareo perché non ce la fanno a partorire cucciolini, hanno la testina troppo grande confronto il corpo della madre. Comunque sono piccolini così, la madre ce l'ha la pancina così, ma al massimo partoriscono due, ma al massimo proprio tre cuccioli. Quindi il parto è molto difficile e per quello cani come Chihuahua costano di più di cani che parto è un pochino più semplice, per esempio diciamo Labrador. Un Labrador può partorire già 7-8 cuccioli, la Chihuahua è talmente piccolina che partorisce massimo 2-3 cuccioli, se è veramente piccolina, perché esistono alcuni Chihuahua che sono Giga Chihuahua, di quello parlerò dopo, ma questo non è caso di allevamento serio perché sceglie in modo responsabile la taglia del Chihuahua giusto. Quindi partendo diciamo da 600 euro in su possono arrivare i prezzi anche fino a 3.000 euro, proprio per i motivi che avevo detto prima. 600 euro possiamo trovare alcune razze che uno partorisce molto bene la femmina, poi due, ci sono anche tante preoccupazioni dell'allevatore oppure dei privati oppure dei allevamenti amatoriali che sono per esempio la paura di vendere un cane. Quando c'è qualche crisi, qualche non richiesta a certi tipi di cane, l'allevatore ha un pochino dubbio se vende in tempo il cucciolo, perché più il cucciolo cresce con età, dopo 6 mesi per esempio non è tanto richiesto come un cane di 3 mesi. Io la mia Samoyeda ho comprato a 1.300 euro e credo che il prezzo è giusto anche perché con lei posso fare sia esposizioni che giocare e stare tranquilla in casa. Io non sono molto appassionata di esposizioni, però comunque ogni volta che siamo andati abbiamo ottenuto buoni risultati. Poi è un cane affettuoso, è un cane dolce e proprio corrisponde alla caratteristica del Samoyedo, quella che dovrebbe avere, quindi per me è un cane perfetto. Non avrei pagato di meno per un cane del genere. Quindi questo prezzo secondo me è giusto per un Samoyedo.
Comunque con questo non volevo giustificare i prezzi, anche perché ogni allevatore ha la propria ragione e propria responsabilità del prezzo. Loro hanno tantissime difficoltà che devono affrontare ogni giorno, comunque devono gestire tanti cani, a parte cibo e tutte le spese classiche che ognuno con cane ce l'ha. Ci sono tante esposizioni da pagare, ci sono i vaccini per cuccioli, microchip da pagare, tutti i documenti, ogni documento che dà al futuro proprietario, comunque loro pagano tutte visite veterinarie del genitore, pagano le tasse, insomma hanno tante spese che comunque devono affrontare ogni giorno, quindi questo è, diciamo, giustificato il prezzo dei cuccioli con pedigree. Con questo volevo collegare anche il discorso dei allevatori che non sono allevatori e dicono che lo sono. Per esempio, ne troviamo un sacco su internet dove scrivono soprattutto vendo cane di razza e tra parentesi mettono non pedigree. Cosa significa? Che questo cane non è di razza praticamente, perché un cane se non ha pedigree non può essere dichiarato che è di razza. Questi allevatori hanno molto meno spese, quindi si possono permettere che il cane costa un po' meno, però loro hanno spesa talmente minima, almeno che magari il cane non ha avuto qualche difficoltà nel parto, ma tutto il resto loro non ce l'hanno spese. Loro, per esempio, non vi aspettate, se prendete un cane dove c'è scritto non pedigree, non vi aspettate che questo cane avrà microchip, sarà vaccinato e sarà sverminato. Il microchip costa intorno a 80 euro. Sverminare e vaccinare, ogni vaccino costa 50 euro. Quindi fate conti voi quanto risparmiate quando vi comprate un cane senza pedigree. Comunque non è una garanzia della caratteristica della razza. Ci sono tantissimi cani che sono spacciati per cani di razza, soprattutto da cuccioli non si capisce molto, no? Poi si vede la femmina tutta bella, ok, per esempio dico di Chihuahua perché Chihuahua, ho avuto anche le Chihuahua. Sul cucciolo non si capisce molto bene, se uno non è esperto non capisce come deve essere formata la testa confronto corpo in questa età qua. Poi ci troviamo con un Giga Chihuahua e ormai non c'è scampo, non si può dire è un Chihuahua della razza, non c'è. Ci sono alcuni puppini che hanno musettini da bassotti, no? Quelli un po' più così lunghi. Insomma, si vede tanti cani in giro dove i padroni sono convinti che hanno cane di razza e non ce l'hanno, non c'è, perché se non si viene comprato cane con pedigree non c'è mai una garanzia se veramente questo cane è di razza. Ma i genitori possono avere pedigree, però comunque non sono selezionati. I genitori, se non fanno esposizioni, non sono guardati dai giudici, non sono giudicati e quindi non sono selezionati e all'allevatore va bene lo stesso perché lo ha comprato, quindi ha investito, non è allevatore quello. Alla persona che ha cane va bene lo stesso, basta che fa cuccioli, e tanti, soprattutto tanti, quello è importante per loro. Non è importante quando sarà grande come viene, come sarà, se veramente corrisponde alla razza. A loro importa che la loro femmina partorisce tanti cuccioli, no? Quindi per quello anche ci troviamo questi cuccioli, questi chihuahua grossi, perché loro scelgono apposta le femmine più grosse, così hanno più cuccioli, così proprio partoriscono molto di più cuccioli che quelle chihuahua piccoline. Una chihuahua dovrebbe avere al massimo 25 cm, no? Noi vediamo di 30 cm e quelli partoriscono un po' meglio, sì, però non corrispondono alla caratteristica della razza, no? Quindi alla fine non è un cucciolo della razza.
diciamo un terrier possiamo trovare a 100-150 euro, però ci sono alcuni cani che salgono di prezzo proprio per la moda, per esempio Spitz Pomerania, simile Spitz Pomerania, possiamo senza pedigree trovare anche 700 euro, perché quello con pedigree potrebbe essere che costa anche 2000 euro. Quindi dipende la moda, anche lì, dipende alla richiesta, più c'è la richiesta, più quei simili allevatori alzano il prezzo del cane senza pedigree. Quindi cane senza pedigree parte da 100 euro e può arrivare anche 700 euro. Comunque non avendo la garanzia che il cane corrisponderà alla caratteristica della razza, quella che ci siamo scelti. Oggi abbiamo internet, quindi tutti allevamenti e simili allevamenti troveremo su internet. Quello serio riconosciamo soprattutto perché è registrato all'ENCI. Se andiamo sul sito ENCI ci sono proprio elenchi dei allevatori e può darsi che proprio su questo sito, cliccando direttamente sul nome dell'allevamento, vi si apre una pagina dell'allevamento dove scrivono già di tutto, fanno vedere le foto, fanno vedere quanti cuccioli hanno disponibili, quali hanno già venduti. Sfogliatevi molto bene questi siti, queste pagine su internet, perché lì si vede tutto. Sfogliatevi quanti cani ha, perché un allevamento sopra 20 cani, insomma, come fa uno a gestire 20 cani, almeno che non è un allevamento che è della famiglia molto numerosa, che comunque si danno mano a vicenda, se no non riesco a spiegarmi come fa uno a avere 20 cani, a gestirli bene. Quindi guardate molto bene queste cose qua. Guardate quali hanno fatto esposizioni, quali hanno avuto risultati e soprattutto diffidatevi dei annunci dove ci sono pochissime foto. Volevo anche avvisare gli annunci dove si scrive non correttamente in italiano, perché questi annunci provengono di solito dalle persone che fanno i commerci con paesi dell'est e trasportano questi poveri animali. Loro caricano questi poveri cagnolini nei camion, li portano qui in Italia e li vendono soprattutto su internet, perché è lì dove il cane non si vede, e poi ci sono alcune persone che si fanno proprio purtroppo fregare. Ci sono insomma tante persone che fanno questo commercio. In che modo? Vanno in un paese dell'est. Non è che tutti gli allevatori pensano che il loro cane andrà in questo stato qua del trasporto. Loro magari si lasciano convincere da alcune persone che vengono lì, si spacciano per le coppiette, cioè magari che dicono io mi prendo un cucciolino e il mio fidanzato si prende un altro cucciolino, così abbiamo due insieme, e così si fanno giro in una settimana di tutti gli allevamenti intorno, ognuno. Quindi immaginate quanti cani possono in una settimana prendersi. E con questi cagnolini poi vanno in Italia a vendere a basso prezzo. Comprando un cane da queste persone qua, noi sosteniamo il commercio illegale con i cani. Più compriamo questi cani qua, più loro vedono che il loro business va, quindi continuano a comprare i cani dai paesi dell'est. Purtroppo vanno lì perché lì costa un cane un terzo, e anche non pagando le tasse e tutto quanto è comunque per loro un grandissimo guadagno. Se vedete un annuncio che non è chiaro, che non dice informazioni corrette, per esempio sempre il Chihuahua, i mini toy Chihuahua, toy non esiste, quindi non c'è questa razza qua, mini toy Chihuahua. Quindi se siete anche un pochino esperti della razza,
capite già che questi annunci hanno qualcosa che non va, allora bisogna andare lontano da questi annunci, perché non bisogna fidarsi di queste persone qua. A proposito di non sostenere i commerci con i cagnolini poverini del paese dell'est, vorrei anche ricordare che ci sono tanti commerci nei negozi ambulanti, quelli dove i cani sono nella gabbia e aspettano il loro destino, e poi magari di notte sono chiusi nel magazzino. Insomma, anche loro sono traumatizzati. Non vi aspettate che questi cani saranno equilibrati, che non avranno qualche problema psicologico più avanti. Volevo fare un appello per questa cosa qua, di fare attenzione, scegliere responsabilmente, e soprattutto pensateci quanti cani hanno bisogno, quanti cani sono abbandonati, quanti meticci sono bellissimi, quanta varietà. Se uno prende un cagnolino meticcio, praticamente non ce n'è uno come lui, perché ogni meticcio è comunque originale. Io vi auguro buona serata o buona giornata, quello che è. Ci vediamo settimana prossima, dove parleremo della preparazione della casa all'arrivo del cucciolo. Allora, arrivederci, a presto!